I, O, U. Non U. Per fare U bisogna metterci la M, come qua. Ciao a tutti amici, oggi facciamo un pochino di grammatica che di solito cerchiamo di evitare, non perché non ci piaccia la grammatica, che è comunque molto importante, ma perché di solito cerchiamo di imparare in modo un po' più semplice e un po' più divertente, soprattutto con le storie. Ma oggi facciamo la grammatica che comunque può essere imparata in modo semplice e divertente. Oggi parliamo di vocali, in particolare di suoni vocalici. In italiano ci sono 5 vocali: A, E, I, O, U. Queste 5 semplici. La questione importante qui è che nonostante le vocali siano solo 5, ci sono 2 vocali che hanno tecnicamente 2 suoni differenti. Vediamo quali sono. La vocale e la vocale O possono avere 2 suoni differenti che possono portare 2 parole identiche ad avere 2 significati diversi. Per questo è importante esercitarsi a pronunciare questi suoni nel modo corretto e per questo vediamo oggi in questo video come pronunciare questi suoni. Qui stiamo parlando di 2 tipi di suoni, il suono aperto e il suono chiuso o stretto. Vediamo quali sono le vocali aperte. La vocale A è sempre aperta in italiano. Si pronuncia con la bocca molto bene aperta e la lingua è un po' verso il basso. A. Prova anche tu. A. La E è aperta in alcune parole, come per esempio terra, pesca, il frutto, pesca, caffè, o tè. Prova anche tu. Terra, pesca, caffè, tè. Stessa cosa la O. La O è aperta in alcune parole, come per esempio cosa, porta, botte, con il significato di percosse o colpi, corpo. Ora vediamo invece le vocali con pronuncia chiusa. La vocale I è più chiusa e acuta. Esempi sono vino, libro, finire, I. Anche la U è chiusa, è pronunciata chiusa. Esempi sono luna, muro, futuro, La E può avere anche pronuncia chiusa, non solo aperta. Alcuni esempi sono cena, mela, sera, non è, e. Riesci a sentire la differenza? E. Stessa cosa per O. La O può avere anche una pronuncia chiusa, come nelle parole Roma, sogno, ottobre. Quindi anche qua provate a sentire la differenza tra O, O. Attenzione però che alcune parole sono pronunciate diversamente a seconda della regione. Quindi se andate in una città d'Italia potete sentire una parola pronunciata in un modo e in altre regioni una parola pronunciata nell'altra. Tecnicamente c'è una versione della parola pronunciata correttamente e potete cercare anche su internet dei video o delle pagine dove vi insegnano la pronuncia corretta. Questo non significa che se pronunciate bene o bene, le persone vi diranno che state assolutamente sbagliando, un errore gravissimo.
Questo è diverso solo in alcuni casi, perché ci sono parole che sono scritte nello stesso modo, ma cambiano il significato a seconda della pronuncia. Alcuni esempi sono: la pesca con la E aperta si riferisce al frutto. La pesca con la E chiusa si riferisce all'azione, all'attività della pesca con il pesce, l'animale. Un altro esempio sono i venti, con la E aperta è l'aria mossa nel cielo. 20 con la E chiusa è il numero 20. E un ultimo esempio sono le botte con la E aperta, che sono i colpi, le percosse, e la botte con la E chiusa è un contenitore, la botte di vino, per esempio. Un'altra cosa da notare è che in italiano ci possono essere due vocali vicine che formano il cosiddetto dittongo. Per esempio, bianco oppure fiore. Bianco, fiore è un dittongo, e se ci sono 3 vocali vicine, quello è un trittongo, ma ha una sola sillaba. Per esempio, miei, tuoi, suoi, i pronomi possessivi. Facciamo un piccolo esercizio. Adesso tocca a te identificare il suono. Caffè, caffè. Quale suono ha la E qui? Aperta o chiusa? Caffè. Scrivi la tua risposta su un foglio di carta o nei commenti. Perché? Perché? Aperta o chiusa? Qui volevo introdurmi molto brevemente, perché mentre modificavo il video mi sono accorta che in effetti io pronuncio perché con la E aperta, anche se dovrebbe essere chiusa. Per mio regionalismo io pronuncio perché molto aperto anziché perché. Perché? 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 Sentite la differenza? Cosa? Cosa? È aperta o chiusa? E dolce. Dolce. Aperta o chiusa? Quindi facciamo un riepilogo. La vocale A è sempre aperta in italiano, ha un solo suono, A. Le vocali E e O possono avere 2 suoni diversi, possono essere aperte o chiuse e possono distinguere 2 parole identiche con 2 significati diversi. La E aperta è, la E chiusa e, e, la O aperta o, la O chiusa o, o. Le vocali I e U sono sempre chiuse in italiano. I, U, non cambiano suono. Benissimo, bravi per essere arrivati alla fine. Continuate a praticare il suono. La cosa più utile qui sarebbe trovare una storia, un breve testo, dove avete la possibilità di ascoltare la pronuncia. Così voi potete provare a esercitarvi, a leggere e pronunciare, e potete controllare che cosa sentite, se la pronuncia è quella corretta ed è la stessa che avete pronunciato voi. Ci sono tantissimi siti, basta scrivere esercizio di pronuncia in italiano e troverete modo di esercitarvi anche voi. Grazie per aver guardato questo video, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo o abbiate ripassato qualcosa. Alla prossima, ciao!